Una cosa a cui tutti dovremmo fare più attenzione, io in primis non mi metto assolutamente fuori dal gruppo, è quella di pensare 10 minuti prima di parlare. Con l'avvento dei social, una cosa che tutti abbiamo notato è che spesso e volentieri si emanano sentenze senza conoscere l'argomento. Con la parola sentenza sicuramente un po' avrò esagerato, visto l'argomento del video che avrete percepito dal titolo. Però è anche vero che leggendo nei vari forum su Facebook o su Instagram o nei commenti YouTube, spesso e volentieri vengono date delle notizie come assodate quando nella realtà dei fatti sono l'esatto contrario e basterebbe leggere o informarsi per avere una risposta oggettiva. Mi è capitato di leggere, e sicuramente sarà capitato anche a voi, che l'azienda Rucca produca capi da moto pensati esclusivamente per proteggere il motociclista dal freddo, dalla pioggia, dalle intemperie peggiori in generale. Questa cosa per un'altissima percentuale possiamo dire che è oggettiva, perché se andiamo sul sito della Rucca troviamo un buon 90% di capi in Gore-Tex e in Gore-Tex Pro, ma troviamo anche un buon 10% di capi che non hanno nulla a che vedere con la protezione contro le intemperie. Alla vostra sinistra troviamo il nuovissimo modello Air Tacama, mentre sulla destra troviamo l'Ergobina 2.0, praticamente il 10% di cui vi parlavo. Questo per gli amanti dell'avventura, mentre questo del turismo. Ma facciamo un po' largo per il solito nostro grafico. Dividiamo in due, qua avventura, qua turismo, vestibilità, larga, stretta, dettagli, idem, tasche, cargo, nascoste. Ovviamente in questo super grafico non sono sceso nei dettagli, ma li vedremo successivamente. Era solo per dirvi che entrambi i modelli sono fatti con lo stesso identico materiale, ma che l'Air Tacama veste più ampio e ha dei dettagli che riecheggiano l'avventura, mentre l'Ergobina veste più stretto e ha dei dettagli che richiamano l'asfalto. Ma a parte questo, qua abbiamo, ve lo dico con la massima trasparenza e onestà intellettuale, i migliori completi presenti sul mercato per temperature dai 25-26 gradi a salire. Apro una parentesi, ovviamente completi che non resistono alla pioggia. Chiusa parentesi. Perché ho detto migliori presenti sul mercato? Perché se pensiamo a un completo completamente traforato, qua la sicurezza è top, il comfort è stra top, poi per carità l'aspetto estetico è puramente soggettivo, ma comunque parliamo di completi bellissimi. Però dopo questi tre punti contraddistinti da un più, bisogna aggiungerne un quarto perché sono i più costosi della categoria. Quindi per il quarto punto possiamo dire tranquillamente che il simbolo più è da trasformare con un meno. Giacca Air Tacama 4,99, pantaloni Air Tacama 4,29, giacca Airgobi 2.0 barra Airgobina 2.0 4,49 e 3,99 per i pantaloni Airgobi 2.0 e Airgobina 2.0. Dal listino prezzi avrete capito che la versione Adventuring, ovvero l'Air Tacama, esiste solo nel taglio maschile, mentre per quanto riguarda il turismo abbiamo l'Airgobi taglio maschile e l'Airgobina taglio femminile. Quindi stesso identico prezzo per Airgobi e Airgobina, taglio da uomo e taglio da donna modello Touring, ma dobbiamo anche ricordare che in tutti i capi Rucca dalla taglia 62 a salire vengono contraddistinti con la dicitura Big e il prezzo di listino sale del 10%. Detto questo, ricordo agli ultimi arrivati la mia collaborazione con il negozio Motostorm, quindi aggiungete al carrello questi prodotti, aggiungete il mio codice Cuccioletta 2025 e qualcosa si riesce a limare. Ma ora mettiamo da parte il quarto punto, ovvero quello con il segno meno del prezzo, e riprendiamo i due punti iniziali, quelli positivi, ovvero più importanti, perché questi completi sono i più protettivi e al tempo stesso perché sono i più confortevoli. Il terzo punto lo lascio decidere a voi, perché quando parliamo di estetica, come già detto, è puramente soggettiva. Se ci avviciniamo, guardiamo nel dettaglio questo tessuto. Focalizzatevi nella finitura della maglia in 3D che al tatto sembra spesso e gommoso. Inoltre, se vado ad esercitare una forza, guardate le maglie del tessuto come si aprono. E da qui capiamo l'unicità di questi capi e del perché costano tanto. Per il 100% del tessuto esterno parliamo di cordura traforata con un basso numero di denari, con l'aggiunta tra virgolette del 10% dell'elastan che a sua volta ne aumenta il comfort a dismisura. Ora però facciamo notte, spengo tutte le luci e
e guardate questa cosa. Guardate la trama del tessuto esterno. Ovviamente qua abbiamo la sacca per inserire il paraschiena. In questo punto possiamo capire benissimo la traspirazione perché all'interno troviamo solo la classica retina. Questa retina qua morbidissima, presente praticamente su tutti i capi da moto. Ma tornando al tema sicurezza, che è quello che ci sta più a cuore, questo tessuto qua in caso di scivolata, in caso di abrasione, ci proteggerà di più rispetto alla classica e tra l'altro rigida retina che troviamo su tutti i capi da moto traforati. In caso di scivolata la retina tenderà a bruciarsi, mentre la cordura, per quanto parliamo di un numero di denari inferiore, restituirà sicuramente una protezione superiore. E sempre restando all'interno del primo punto, ovvero le protezioni, all'interno della giacca Ertakama comprese nel prezzo troverete 2 protezioni di secondo livello per le spalle e 2 protezioni di secondo livello per le braccia. E questa è la dimensione della protezione. Considerate che la mia mano è grande come una pala. Ovviamente in maniera opzionale si può aggiungere il paraschiena di primo e secondo livello, oltre alle protezioni toraciche di primo livello. Altra cosa, anche se è un dettaglio, ma me lo chiedete spesso nei commenti, inserire le protezioni all'interno dei capirucca è veramente un gioco da ragazzi, perché le aperture sono molto grandi. E a titolo di esempio proviamo ad inserire quella all'interno delle braccia, che è sempre la più scomoda. Ovviamente tirate un po' indietro, guardate l'apertura, classico velcro, ma inserire la protezione è veramente semplice perché appunto basta spingere, ritirate indietro, la protezione come potete vedere è entrata al volo perché appunto l'apertura è enorme. Poi come in tutti i capi basta richiudere il velcro ed allungare la manica. Per le protezioni toraciche troviamo la classica zip all'interno ed anche in questo caso inserire la protezione è veramente super semplice. Mentre troviamo l'accesso per la protezione della schiena nella parte bassa interna con questa zip. Nella parte alta trovate un velcro che si infila in questo foro ed anche in questo caso inserirla è veramente semplicissimo. Basta spingerla fino in fondo. Ora prendiamo il velcro, lo inseriamo all'interno del foro, lo riprendiamo da sotto per chiuderlo dall'altra parte, mentre nella parte bassa troviamo una sorta di tasca che serve appunto per bloccare il paraschiena nella parte bassa. Ok, le più semplici le lasciamo alla fine, ovvero la protezione delle spalle, ma anche in questo caso l'accesso è super ampio, basta piegarla leggermente e inserirla. Come sempre richiudere il velcro. E passando ai pantaloni troviamo comprese nel prezzo 2 protezioni per le ginocchia di secondo livello di generose dimensioni e 2 protezioni per le anche sempre di secondo livello. Per inserire quelle delle ginocchia, molto interessante, troviamo la zip esterna, quindi non dobbiamo toglierci i pantaloni per inserire o togliere le protezioni. L'inserimento anche in questo caso è semplicissimo, basta ovviamente piegarla e spingere. Nella parte inferiore troviamo la solita taschina, eccola qua, quindi per fare la procedura inversa basta stringere la protezione, tirare un po', la protezione fuoriesce. Per reinserirla basta spingere un po' e infilarla. In questa maniera la protezione delle ginocchia rimane bella stabile, per poi chiudere la zip. Ed anche inserire quella dei fianchi è semplicissimo perché l'apertura è ampissima, quindi non necessita neanche stringerla per piegarla e quindi infilarla. Solito velcro. Ok, cosa importantissima, tutte le protezioni che vi ho fatto vedere sono intercambiabili con tutti i capirucca, quindi se avete un'altra giacca e avete un paraschiena e delle protezioni toraciche potete toglierli da quella giacca ed inserirle sull'Ertakama. Rimontate tutte le protezioni, possiamo chiudere definitivamente il primo punto, quello relativo alla sicurezza, per passare al secondo punto altrettanto importante relativo al comfort. Ma qua lasciamo spazio ai fatti, perché come dico sempre i fatti valgono più di 1000 parole. Provate a fare questa cosa con un pantalone da moto con una protezione di queste dimensioni di secondo livello, cioè ragazzi è pazzesco. Guardate in questo punto come si stira il materiale, praticamente la protezione di secondo livello è come non averla. Capite bene che in questa posizione seduti sopra la moto il dolore provocato a volte dopo ore dalle protezioni delle ginocchia assolutamente, ve lo garantisco, non lo sentirete
sente minimamente. Ed anche se qua dentro ci sono 35 gradi, come potete immaginare, visto il periodo, la posizione in sella era d'obbligo, perché potete vedere come il pantalone rimane sulla scarpa. Con il fatto che è elastico, questa zona si distende, quindi la gamba rimane lunga e copre addirittura la scarpa, per non parlare della comodità anche della giacca, che nonostante tutte le protezioni sembra di non indossarla. E provare per credere. E dato che ho indossato il completo, ne approfitto anche per parlare del terzo punto, ovvero la parte estetica, così vi mostro il completo nella sua interezza: vista frontale, vista laterale e vista posteriore. Io ho scelto questa combinazione giacca di colorazione grigia e pantaloni di colorazione antracite, ma trovate 3 colorazioni differenti: giacca grigia, antracite e nera, e rispettivamente anche i pantaloni. Poi ovviamente potete combinarli come più vi piace. Ed inoltre, come in tutti i pantaloni Rucca, nella zona della seduta trovate questo cuscino, una sorta di cuscino come quello utilizzato dai ciclisti, dallo spessore di 1 centimetro, che sicuramente migliora e agevola le nostre tantissime ore in sella. La chiusura dei pantaloni è quella classica, con questa fibbia che si infila per poi chiudere con il bottone. Per quanto riguarda il girovita non troviamo le classiche regolazioni, ma abbiamo detto che il tessuto è elasticizzato e di fianco troviamo questi lunghi elastici, quindi vi posso garantire che non ne sentirete la mancanza, ma che al tempo stesso i pantaloni calzeranno perfettamente. Ora vedete inserite le bretelle, ma anche queste sono un accessorio da comprare a parte. Se avete un altro pantalone Rucca con le bretelle, potete switchare, ovvero mettere le bretelle da un pantalone all'altro, perché le bretelle sono sempre le stesse. E questa è la predisposizione che trovate praticamente in tutti i pantaloni. In questo punto il pantalone è pulito senza tasche, ma nella parte laterale della gamba troviamo una comodissima tasca con questa chiusura zip, non water resistant perché tutto il materiale è traspirante, ma comunque super capiente. Scendendo troviamo la zip che abbiamo visto serve per inserire e togliere la protezione, mentre nella parte bassa troviamo un ulteriore zip. Passando alla parte posteriore troviamo i riflettenti 3M, classico disegno Rucca, mentre nella zona interna alla gamba, come in tutti i pantaloni adventuring Rucca, troviamo questa fascia di rinforzo in pelle, per finire sulla parte bassa del cavallo con il classico inserto in tessuto antiscivolo che serve appunto per non scivolare sulla sella della moto. Ma se ci spostiamo dal modello adventuring al modello touring, cosa cambia? In entrambi i casi troviamo la cordura stretch, quindi stesso identico materiale. Per le protezioni, se lo confrontiamo con il modello Airgobi, ovvero la versione maschile, sono identiche. La chiusura è identica come la zip di collegamento con la giacca, ma qua troviamo le tasche cargo sui fianchi, mentre nell'Airgobi troviamo le tasche nascoste nella parte alta. Qua la parte interna ha un lembo di rinforzo in pelle, mentre nel modello Touring troviamo un rinforzo in cordura FT, una cordura super resistente, non elasticizzata, ma al tempo stesso super traspirante. E terminiamo con la differenza che abbiamo visto nel super grafico, ovvero qua la vestibilità è più ampia, mentre qua abbiamo una vestibilità più fit, quindi più stretta. Ovviamente non fatevi ingannare dalle dimensioni, perché questi sono i miei pantaloni, quindi taglia 52, mentre questi sono i pantaloni di Sara, taglia 34. E per farvi avere un riferimento sulle taglie, sapete benissimo che io sono un manzo, quindi quasi 1,90 m per 88 kg, la mia giacca è taglia 54 e i miei pantaloni taglia 52. Sara è un po' più mingherlina, è 1,65 m per 51-52 kg scarsi, taglia 36 per la giacca e taglia 34 per i pantaloni. Lei preferisce una taglia 36 per la giacca e non 34 solo perché ha le spalle leggermente più grandi, quindi preferisce star comoda nei movimenti, altrimenti la 34 sarebbe stata perfetta. Ed anche in questo caso, accessorio che straconsiglio, troviamo le bretelle opzionali. E passando velocemente alle giacche, tutti i concetti visti sui pantaloni non cambiano, ma troviamo queste differenze. Nella parte alta del colletto della giacca adventuring troviamo i classici 2 cm di neoprene che fungono da guarnizione tra il colletto e il sotto del casco, cosa che non troviamo nel colletto del modello touring. Qua abbiamo 2 tasche super capienti e per mostrarvi la dimensione anche un telefono grande entra
tranquillamente. Sui fianchi troviamo queste fasce di regolazione assolutamente inutile nel modello Touring perché come abbiamo visto la vestibilità è stretta. Qua abbiamo due tasche cargo e addirittura quella di destra è water resistant, infatti la zip è nastrata e se andiamo a vedere all'interno troviamo un materiale resistente all'acqua, mentre nella tasca di sinistra la zip non è nastrata e sicuramente all'interno non troviamo lo stesso materiale. Nell'ergobi le tasche sono nascoste come sui pantaloni, all'interno nella tasca di destra troviamo questo gancetto per un mazzo di chiavi, mentre nella tasca sinistra troviamo una sorta di astuccio water resistant dove possiamo mettere all'interno i nostri documenti e mantenerli protetti dalla pioggia. Tra l'altro astuccio collegato da questo nastrino che a sua volta possiamo sganciare perché appunto troviamo una sorta di gancetto all'interno. Nella manica sinistra dell'Airtakama troviamo questo astuccino per le tessere, mentre la manica dell'Airgobi è perfettamente pulita e comunque in entrambi i modelli troviamo una zip nella parte terminale della manica. Nella parte posteriore in basso troviamo la stessa regolazione con il velcro, ma solo nel modello Touring che veste più stretto troviamo una zip per allargare il giro fianchi. Troviamo un'enorme tasca dove poter inserire all'interno una sacca da 1,5 litri per l'acqua, una asola per far passare il tubo sia a sinistra che a destra, idem per le altre due asole per arrivare nella parte alta delle spalle e trovare ulteriori asole per bloccare il tubo della sacca di idratazione. E da questa veloce presentazione abbiamo capito che i due modelli sono molto simili, con l'unica differenza che l'Airgobi ha dei dettagli pensati per il turismo, mentre l'Airtakama ha dei dettagli pensati per l'avventura. Ma prima di terminare il video guardate qua perché sapete benissimo che leggo tutti i vostri commenti e ne approfitto visto l'argomento per rispondere a delle domande. Questi sono i 3 modelli di guanti estivi che abbiamo utilizzato negli ultimi 3 anni. Modello Arium utilizzato prima e seconda stagione sudamericana, completamente in tessuto, protettori per le nocche, chiusura a velcro, indice e pollice touchscreen. Modello AFT utilizzato per la terza stagione sudamericana, quasi completamente in pelle con inserti in rete elasticizzata, chiusura a velcro, ma soprattutto potete vedere la finitura della pelle che sembra diventata vintage per la forza pazzesca del sole del deserto di Atacama. E arriviamo agli ultimi, modello AFT 2.0, praticamente l'evoluzione di questi. Li sto utilizzando da circa un mese, guanto pazzesco. Pelle di capra microforata, inserti in rete elasticizzata ed inserti in neoprene sul polso per la massima comodità. Anche in questo caso chiusura a velcro con questa parte elasticizzata per semplificare l'ingresso della mano, protezioni per le nocche, touchscreen per indice e pollice, super ventilato e super figo. Ma guardatelo in combo con la manica dell'Airtakama perché un altro dettaglio molto interessante è che la manica con la zip tutta chiusa è stretta in fondo in maniera tale da evitare l'ingresso di qualche insetto maledetto. Lo ribadisco per sicurezza, parliamo di guanto non resistente alla pioggia e di giacca barra completo non resistente all'acqua. Quindi in caso di pioggia dovrete indossare l'antipioggia e cambiare il guanto con un guanto dotato di membrana in Gore-Tex. Ma qua andiamo fuori tema, quindi ci ritorneremo con un altro video pippone. Torniamo in tema caldo, anche perché qua dentro ragazzi è veramente caldissimo, sicuramente si capirà dalla mia faccia. Comunque voglio terminare il video, mi permetto con un banalissimo consiglio. Tutto quello che abbiamo visto fino ad ora va benissimo per temperature sopra i 24-25 gradi, ma ci può capitare tipo la mattina presto o la sera tardi dove la temperatura scende un po', quindi in quel caso avremo bisogno di qualcosa che appunto ci ripari dall'aria ma soprattutto ci riscaldi un po'. Ovviamente per gli intimi tecnici, ma soprattutto per i mid-layer, ci sarebbero tantissime cose da dire perché le variabili sono tantissime. Tornando all'intimo tecnico, questa è una maglia molto interessante perché veste stretta, ha un collo leggermente alto, ma soprattutto il materiale è in Outlast. L'Outlast lo definisco un volano termico perché assorbe calore dal nostro corpo quando ci surriscaldiamo e lo rilascia quando ci raffreddiamo. Mentre passando a questo mid-layer lo straconsiglio perché ha una funzione che potremmo definire ibrida. La parte centrale anteriore e anche la posteriore è composta da una sorta di piumino che ci proteggerà dal vento e soprattutto dal freddo, mentre le maniche e le zone laterali sono composte da un tessuto elasticizzato super confortevole
confortevole dove all'interno troviamo una sorta di pile che appunto a sua volta ci proteggerà quando le temperature scenderanno intorno ai 18, 19, 20 gradi. Quindi, vista la temperatura interna, sfido la sorte per mostrarvi la giacca indossata, in quanto dal mio punto di vista è veramente pazzesca per l'utilizzo in moto, ma anche casual quando appunto arriviamo in struttura e scendiamo dalla moto. E guardate il dettaglio della targhetta Rucca riportata sulla manica. E visto che abbiamo fatto 30, terminiamo il video indossando entrambe le cose per mostrarvi la praticità di utilizzo, ma soprattutto che l'ingombro sotto alla giacca, anche con la zip chiusa, il comfort una volta in sella alla moto rimarrà di altissimo livello. Adesso però non esageriamo e torniamo, tra virgolette, con la configurazione 35 gradi. E scherzi a parte, come dico sempre, non faccio questi video per farvi acquistare tali cose, ma nel caso specifico soprattutto ho voluto fare questo video come risposta, in quanto, come ho detto all'inizio del video, mi capita spesso di leggere nei vari forum che alla parola Rucca si accosta freddo. Quindi, se capiterà anche a voi, vi chiedo una cortesia, condividete questo video come risposta, perché dal mio punto di vista potrebbe essere interessante, ma soprattutto oggettivo. Ciao ragazzi e fate i bravi, ma non troppo. Al prossimo video.